Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme questa mini borsa all'uncinetto. Un progetto sicuramente particolare nella sua forma e nella sua costruzione. Si tratta infatti di una borsa composta solamente da 3 pannelli, eseguiti con i punti base dell'uncinetto, maglia bassa e catenella. Piccola ma molto capiente, abbiamo infatti 23 cm in larghezza, 24 cm in altezza, per uno spessore di circa 10 cm, per contenere tutto quello che ci serve durante la giornata. È realizzata totalmente in filato particolarissimo di Borgo dei Pazzi Firenze di cui vi parlerò tra poco, con alcuni elementi in metallo, ponticelli e catena e dei bottoni magnetici per la chiusura. Come avete visto e come vedrete nel corso del tutorial, non ho applicato supporti né fodera al mio progetto, ma vi darò comunque tutte le indicazioni che vi servono per ottenere un progetto completo. In particolare ci soffermeremo sulla chiusura di questa tipologia di progetto. Quali sono i suoi punti di forza? Sicuramente questa forma un po' diversa dal solito che andremo a costruire insieme passo passo e questa cucitura per i pannelli super particolare. Nel box informazioni subito sotto il video, vi basta cliccare sul titolo, troverete il link diretto per acquistare tutti i materiali necessari per questo progetto, che andiamo ora a scoprire insieme nel dettaglio e ovviamente a creare insieme il nostro progetto. Il filato per questo progetto è Inda di Borgo dei Pazzi Firenze, 100% made in Italy e 100% polipropilene. La singola rocca ha un peso di 500 grammi per una resa di circa 570 metri, lavorabile con uncinetto o ferri da maglia numero 3. E questa tonalità, un mélange tra un blu notte e un verde bosco, la trovate nella tabella colori col codice 17. Questa è ovviamente una delle tantissime tonalità disponibili per questo filato. Se volete vederne da vicino qualcuna in più, le trovate nella mia video recensione di filati per borse, sempre di Borgo dei Pazzi Firenze, già disponibile proprio qui sul mio canale YouTube. Utilizzerò un uncinetto 3,5. In base alla vostra mano di lavorazione e alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare, adeguate il numero di uncinetto. Avremo poi bisogno di un ago con una cruna abbastanza grande per il nostro filato e di un paio di forbici. Come chiusura per il progetto ho scelto 2 bottoni magnetici con alette posteriori e per portare la borsa una catena in metallo abbinata a 2 ponticelli in metallo. La nostra borsa è formata da pannelli. Abbiamo un pannello frontale, un pannello posteriore e un pannello che comprende i laterali e il fondo della nostra borsa. Cominciamo dal pannello frontale. Il numero di catenelle che andiamo ad avviare per questo pannello andrà ad incidere sulla larghezza della nostra borsa. Se desideriamo quindi una borsa più larga o più stretta, andiamo ad aumentare o a diminuire il numero di catenelle iniziali in base alle nostre esigenze. E ovviamente andremo ad utilizzare lo stesso numero di catenelle iniziali per avviare il pannello posteriore. Fatto il cappio al mio filo, ho avviato 20 catenelle che corrispondono a circa 14 cm. Vado poi ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto, per un totale di 21 catenelle. Torno poi indietro, partendo dall'uncinetto, nella seconda catenella, nel mio caso la numero 20. Vi entro con l'uncinetto e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta. Al termine del giro avrò un totale di 20 punti bassi. Lavorato il nostro ultimo punto, realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Essendo di supporto, la catenella non va a sostituire alcun punto,
ci serve solamente per voltare il lavoro ad ogni inizio nuovo giro. In questo giro di lavorazione dobbiamo eseguire un aumento nel primo e nell'ultimo punto del nostro giro. Per lavorare l'aumento entriamo nel primo punto disponibile, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Rientriamo nello stesso punto di base e vi lavoriamo un secondo punto basso. Abbiamo quindi lavorato 2 maglie basse nello stesso punto di base e procediamo con una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare davanti all'ultimo punto del nostro giro. Nell'ultimo punto disponibile del giro, nel mio caso il numero 20, dobbiamo lavorare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto di base. Entro quindi nel punto, prendo il filo e vi lavoro una e 2 maglie basse. E abbiamo così completato il nostro secondo giro. Cominciamo il prossimo giro sempre con una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Nel nostro terzo giro lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta, senza alcun aumento. Andiamo quindi sopra ciascun punto e vi lavoriamo un punto basso, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Al termine del giro, come sempre, una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Nel nostro quarto giro dobbiamo ripetere i passaggi che abbiamo visto nel secondo, quindi lavoriamo un aumento nel primo e nell'ultimo punto del giro. Entro quindi nel primo punto e lavoro una e 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Proseguo con una maglia bassa singola su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare all'ultimo punto del giro dove lavoro un aumento, quindi una e 2 maglie basse nello stesso punto di base. Terminato il giro, catenella di supporto e volto il lavoro. Come nel giro numero 3, nel giro numero 5 non lavoriamo alcun aumento, bensì andiamo ad eseguire una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta. Partendo quindi dal primo punto disponibile, vado a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto fino al termine del giro. Cominciamo il sesto giro con la nostra catenella di supporto, voltiamo il lavoro e come nel quarto e nel secondo giro lavoriamo un aumento sul primo e sull'ultimo punto del nostro giro. Abbiamo quindi lavorato un aumento su tutti i giri pari del nostro pannello, mentre sui giri dispari abbiamo lavorato un punto basso singolo su ciascun punto di quel giro. Proseguo ora lavorando una maglia bassa singola fino all'ultimo punto del giro. Su questo punto lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse sullo stesso punto di base. Catenella, volto il lavoro. Siamo al giro numero 7. Andiamo a lavorare una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta. Fatta la catenella e voltato il lavoro, cominciamo il nostro ottavo giro. Sarà l'ultimo giro dove lavoreremo degli aumenti. Faremo come sempre un aumento sul primo e sull'ultimo punto del giro. Quindi, come in tutti i giri pari lavorati fino a questo punto, lavoro un aumento sul primo punto disponibile, proseguo a maglia bassa singola su ciascun punto del giro e sull'ultimo punto disponibile lavoro il mio ultimo aumento.
Al termine dell'8° giro questo sarà il risultato. Se vado a misurare il mio pannello qui, alla base dell'ultimo giro di lavorazione eseguito, ho raggiunto una larghezza di circa 19 cm. Nel prossimo giro e in tutti i giri successivi andiamo a lavorare un punto basso su ciascun punto che ci si presenta. Abbiamo quindi terminato con i nostri aumenti. In questo momento ho un pannello composto da 28 punti bassi. Se lavorerò correttamente tutti i prossimi giri, al termine di ciascun giro avrò sempre 28 punti bassi. Molto importante, prima di cominciare ogni nuovo giro, facciamo sempre una catenella prima di voltare il lavoro. Proseguiamo quindi lavorando a punto basso giro dopo giro fino ad ottenere un pannello come questo. Ho raggiunto un'altezza complessiva di circa 21,5 cm e considerando i primi 8 giri di lavorazione che abbiamo eseguito insieme, ho lavorato per un totale di 33 giri di lavorazione. Il mio ultimo giro, il numero 33, sarà l'inizio del giro di perimetro o scontorno del nostro pannello. Lavorato quindi l'ultimo punto dell'ultimo giro, realizzo come sempre una catenella di supporto, ma non vado a voltare il lavoro, bensì ruoto il mio pannello e nello stesso punto dove ho lavorato l'ultimo punto basso, ne vado a lavorare un secondo. Dobbiamo proseguire ora lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Vado quindi sul giro successivo e lavoro un punto basso e proseguo in questo modo. Quando arriviamo da questa parte del pannello dove abbiamo lavorato i nostri aumenti, non ci sono passaggi differenti. Andiamo ad eseguire un punto basso per ciascuna riga di lavorazione. Sappiamo di aver lavorato 8 giri con i nostri aumenti, quindi dovremo avere un totale di 8 punti bassi su questo lato obliquo. L'ultimo punto che dovremo lavorare sarà qui, alla base della prima riga di punto basso che abbiamo lavorato. Dopodiché ruotiamo il nostro pannello nello stesso punto dove abbiamo lavorato l'ultimo punto basso, ne andiamo a lavorare un secondo. In questo caso, per il nostro angolo, non lavoriamo la catenella, ma solamente 2 maglie basse nello stesso punto di base. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta, ma invece di entrare all'interno delle catenelle, con l'uncinetto scendiamo qui alla base della prima riga di punto basso. Prendiamo il filo ed eseguiamo il nostro punto. Nell'eseguire questi punti cerchiamo sempre di allungare il filo verso l'alto, così da ottenere un risultato omogeneo. Proseguiamo fino al nostro prossimo angolo. Lavorato un punto basso nell'ultimo punto disponibile, ruotiamo il pannello e nello stesso punto lavoriamo un secondo punto basso. Come nell'angolo precedente, in questo caso non lavoriamo la catenella. Proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare al nostro ultimo angolo. Dopo aver lavorato una maglia bassa nell'ultimo punto disponibile, andiamo a concludere la lavorazione del giro di perimetro o scontorno con una chiusura invisibile, realizzando con un ago la catenella che ci serve per completare il nostro angolo. Andiamo quindi ad allungare l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago. Ruotiamo il lavoro in modo da avere frontalmente davanti a noi la parte superiore del nostro pannello. Con il nostro ago dobbiamo entrare qui, sotto alle 2 costine che compongono il primo punto basso presente sulla sinistra. Vi entriamo da dietro in questo modo e portiamo il filo con noi.
Dopodiché dobbiamo tornare indietro all'ultimo punto basso lavorato. Questa volta passiamo nel mezzo tra le due costine che compongono il punto, portando così il filo sul retro del nostro pannello. Abbiamo così creato la catenella del nostro angolo e chiuso la lavorazione in modo invisibile. Non ci resta che bloccare il filo sul retro del pannello. Concluso il giro di perimetro, il nostro pannello ha queste misure: 22 cm in larghezza nella sua parte più ampia, 16 cm circa qui sulla base, per 22 cm in altezza. Per realizzare il pannello posteriore dobbiamo ripetere esattamente gli stessi passaggi che abbiamo seguito per avviare il pannello frontale. Avviamo quindi lo stesso numero di punti e ripetiamo esattamente gli stessi passaggi per ottenere i nostri aumenti. Andiamo poi ad aumentare il numero di giri di lavorazione eseguiti a punto basso, fino ad ottenere un pannello come questo. Il nostro pannello posteriore sarà sì il retro della nostra borsa, ma comprenderà anche la patella di chiusura. In tutto, considerando anche i giri con aumenti, ho lavorato per un totale di 55 giri, raggiungendo un'altezza complessiva di circa 35 cm. Andrò ora ad eseguire insieme a voi qualche diminuzione per creare una sorta di curva simile a quella che abbiamo ottenuto qui, giocando con gli aumenti. Andremo così a concludere la lavorazione del pannello posteriore e daremo una forma particolare alla nostra patella di chiusura. Terminato il giro numero 55, come sempre catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Per dare una forma arrotondata al nostro pannello e andare a ridurre il numero di punti, andiamo ad eseguire una diminuzione. Entriamo all'interno del primo punto disponibile, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Entriamo nel secondo punto disponibile, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sul nostro uncinetto che andiamo a chiudere insieme. Procediamo lavorando una maglia bassa singola su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare agli ultimi 2 punti del giro. Ripetiamo i passaggi per la diminuzione. Entriamo nel penultimo punto del giro, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Entriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, carichiamo il filo e le chiudiamo insieme. Cominciamo il prossimo giro sempre con una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In questo giro lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta, senza aumenti e senza diminuzioni. Partendo quindi dal primo punto disponibile, lavoriamo una maglia bassa fino al termine del giro. Completato il giro, facciamo come sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Abbiamo eseguito un giro con diminuzioni e un giro lavorato semplicemente a punto basso. Questi 2 giri dobbiamo ripeterli per altre 2 volte. Che cosa vuol dire? Il prossimo giro avrà una diminuzione all'inizio e al termine del giro. Il giro successivo sarà un giro composto da una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Al giro successivo ancora lavoreremo le nostre diminuzioni, sempre a inizio e fine giro, e concluderemo con un giro lavorato a punto basso normale, senza aumenti e senza diminuzioni. Andiamo quindi ad eseguire questi 4 giri di lavorazione e vediamo poi insieme il risultato finale. Completati questi giri, in tutto abbiamo lavorato 3 giri con diminuzione e 3 giri a punto basso normale senza diminuzioni. Andiamo ora ad eseguire il giro di perimetro o scontorno del nostro pannello. Facciamo quindi una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. E procediamo lavorando a punto basso normale
fino ad arrivare al nostro angolo. Nell'ultimo punto disponibile lavoriamo un punto basso. Ruotiamo leggermente il pannello e nello stesso punto ne lavoriamo un secondo. E dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, ripetendo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo visto per il giro di perimetro nel pannello frontale. Anche la chiusura sarà esattamente la stessa. Lavorato l'ultimo punto, andremo a tagliare il filo e ripeteremo i passaggi per la chiusura, creando la catenella nell'angolo. L'unica differenza con il pannello frontale è il numero di giri e quindi il numero di punti che andremo ad eseguire qui, sul lato lungo. Lavoreremo infatti allo stesso modo tutti i punti su questa parte del pannello e proseguiremo nella nostra lavorazione fino ad arrivare qui, dove dobbiamo completare il nostro giro di perimetro. Concluderemo la lavorazione creando la catenella del nostro angolo e bloccando poi il filo sul retro del nostro pannello. Realizzati il pannello frontale e il pannello posteriore, andiamo ora ad eseguire il pannello che comprenderà i laterali e il fondo del nostro progetto. Questo pannello lo chiameremo giroborsa. Ho applicato dei marcatori sui punti più importanti, punti di riferimento del mio pannello, che mi consentiranno di calcolare il numero di giri di lavorazione del mio giroborsa. Vado a mostrarvi questi passaggi perché voi potreste aver avviato un numero di punti differente rispetto al mio, oppure aver lavorato più o meno giri di lavorazione a punto basso normale rispetto a me. In particolare ho applicato due marcatori sulle due catenelle presenti nei due angoli superiori. Da queste due catenelle partirà poi la cucitura del nostro giroborsa. Sono poi scesa e ho applicato due marcatori proprio qui, sugli ultimi due punti di ciascun laterale del mio pannello. Per il mio progetto so che su ciascun laterale ho un totale di 32 punti, mentre qui alla base del mio pannello ho esattamente 20 punti bassi. Vado quindi a sommare 32 più 20 più 32 e otterrò così il numero 84. 84 saranno i giri di lavorazione che dovrò eseguire per ottenere il mio giroborsa, che andrò poi ovviamente a rifinire con un giro di perimetro scontorno. Il numero di catenelle che andremo ad avviare per il giroborsa andrà ad influire sulla profondità del nostro progetto. Quindi se desiderate una borsa più o meno profonda, andate a variare questo numero di catenelle. Nel mio caso ho avviato 10 catenelle che corrispondono a circa 7 cm. Aggiungo poi una catenella di supporto, per un totale di 11 catenelle. Con l'uncinetto torno nella mia catenella numero 10, la penultima che ho lavorato, e vi eseguo un punto basso. E lavoro una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta. Lavorati i miei 10 punti bassi, realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro. Quello che abbiamo appena eseguito è il primo giro di lavorazione del nostro giroborsa. Nel mio caso devo proseguire ripetendo questi passaggi per un totale di 84 giri. E al termine di ciascun giro, se avrò lavorato correttamente, avrò sempre un totale di 10 punti bassi. Proseguo quindi lavorando una maglia bassa su ciascuna maglia bassa che mi si presenta, fino ad ottenere un totale di 84 giri di lavorazione. Completati i miei giri, ho raggiunto una lunghezza di circa 57 cm. Passiamo quindi ad eseguire insieme il giro di perimetro o scontorno del nostro giroborsa. Realizziamo come sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. E lavoriamo una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare all'angolo. Nell'ultimo punto disponibile lavoriamo
una maglia bassa, una catenella e ruotiamo il lavoro, così da avere il lato lungo del pannello frontalmente davanti a noi. E nello stesso punto andiamo a lavorare un secondo punto basso. Dobbiamo proseguire lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, fino ad arrivare all'angolo opposto. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, lavoriamo un punto basso, catenella, ruotiamo il lavoro e nello stesso punto lavoriamo un secondo punto basso. Proseguiamo poi con una maglia bassa su ciascun punto, esattamente come abbiamo fatto sugli altri pannelli. Nell'ultimo punto nell'angolo lavoreremo maglia bassa, catenella e maglia bassa. Proseguiamo poi con un punto basso per ciascuna riga di lavorazione. Lavorato l'ultimo punto basso, andremo a realizzare la catenella di chiusura seguendo gli stessi passaggi che abbiamo visto sugli altri pannelli e il nostro giro borsa è completato. Alcune note importanti prima di procedere con la cucitura del nostro progetto. Avete visto che nel realizzare tutte le varie parti della borsa non ho applicato alcun genere di supporto di sostegno, che può essere rete, termoindurente, feltro oppure salpa, ma ovviamente se lo desiderate potete applicare un supporto a vostra scelta a tutte le parti del vostro progetto. Per quanto riguarda la fodera, avendo la nostra borsa una forma molto particolare e una costruzione a pannelli, vi consiglio di foderare singolarmente tutte le varie parti. Di conseguenza, tutte le parti in metallo della borsa, ad esempio le chiusure, devono essere applicate prima di foderare il progetto. I bottoni magnetici che ho scelto di utilizzare come chiusura del progetto sono composti da due parti e sul retro presentano delle alette. Una parte andrà applicata qui, sul pannello frontale della borsa, mentre l'altra parte deve essere applicata sul pannello posteriore in quella che diventerà poi la patella di chiusura del nostro progetto. Per l'applicazione sul pannello frontale non ci sono particolari problemi. Una volta scelta la posizione andiamo ad applicare il nostro bottone magnetico, giriamo il pannello, mettiamo la placchetta di sicurezza e apriamo le nostre alette. Le alette rimarranno all'interno della borsa e saranno poi coperte dalla fodera. Più complesso è il discorso per l'applicazione del bottone magnetico sulla patella, poiché se andiamo ad inserirlo direttamente sulla nostra lavorazione, le alette rimangono poi sull'esterno del nostro lavoro, quindi visibili all'esterno della borsa. Per questo problema abbiamo tre possibili soluzioni. La prima soluzione prevede di creare fodera e supporto a questo pannello e di applicare questa parte della chiusura solamente a questi due strati. In questo modo, quando andiamo poi a cucire il supporto più la fodera, le alette rimangono nascoste, quindi non sono visibili all'esterno del progetto. La seconda soluzione prevede di creare un mini pannello di supporto al quale applicare il nostro bottone ed è quella che vi consiglio perché una volta realizzata la fodera del pannello posteriore andate a cucire direttamente questo mini pannellino sopra la fodera. Vi consiglio di utilizzare ad esempio del filo di nylon trasparente. Il pannellino richiamerà la struttura esterna della borsa e non avrete problemi a realizzare i buchi sulla fodera, ma soprattutto non avrete fastidiose alette che restano all'esterno del progetto. Ovviamente calcolate che realizzando questo mini pannellino avrete un pochettino di spessore al momento della chiusura del progetto. La terza e ultima soluzione prevede di tagliare le due alette posteriori e applicare questa parte del bottone direttamente sul progetto utilizzando una colla molto resistente. È una soluzione che ovviamente presenta dei rischi perché il risultato finale dipende dalla tipologia di colla che andate ad utilizzare. I passaggi per realizzare questo mini pannello per il nostro bottone magnetico sono praticamente identici a quelli che abbiamo seguito per realizzare il giro borsa.
In particolare avviamo 4 catenelle più una catenella di supporto. Torniamo indietro lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella, per un totale di 4 punti bassi. Al termine del giro catenella di supporto e voltiamo il lavoro. In tutto lavoriamo per 4 giri a punto basso, senza aumenti e senza diminuzioni. Il quinto e ultimo giro sarà il giro di perimetro o scontorno del nostro mini pannello. Negli angoli lavoreremo maglia bassa, catenella e maglia bassa e chiuderemo il nostro pannello realizzando la catenella di chiusura. Dopodiché siamo pronti ad inserire il nostro bottone magnetico, applicare sul retro la placchetta di sicurezza e aprire le nostre alette. Per decidere la posizione delle nostre chiusure prima di foderare, vi consiglio di imbastire il progetto, cioè realizzare una cucitura sommaria delle varie parti così da vedere l'aspetto della borsa e applicare le varie parti della chiusura. I bottoni magnetici sul pannello frontale sono posizionati a 4 cm dal bordo laterale e a 5,5 cm dal bordo superiore e ho mantenuto le stesse distanze sul pannello posteriore nella parte interna, 4 cm dal bordo laterale e 5,5 cm dal bordo superiore. Per agganciare la catena ero un po' indecisa tra ponticelli come questi oppure direttamente degli anelli con moschettone. Alla fine ho optato per questa soluzione e ho posizionato i miei ponticelli al centro del giroborsa a una distanza di 3 cm circa dal bordo superiore. Tagliamo un po' di filo di quello utilizzato per il progetto e lo andiamo a bloccare sul retro del nostro giroborsa, passando sotto ad alcuni punti. E con il nostro ago passiamo nel mezzo del primo punto nella parte superiore del nostro pannello, accanto alla catenella, portando così il filo sull'esterno del giroborsa. I primi 2 punti che dobbiamo far combaciare sono la catenella presente sull'angolo del giroborsa e la catenella presente nella parte superiore nell'angolo del pannello frontale, che qui avevo segnato con un marcatore. Di entrambi i punti dobbiamo prendere solamente le costine più esterne. Una e 2, lasciando le costine interne libere. Torniamo poi sul giroborsa. Prendiamo la costina più esterna e la costina più esterna sul pannello frontale e portiamo il filo con noi. Vedete che si crea questa sorta di stanghetta laterale. Ritorniamo sul giroborsa, costina più esterna sul pannello frontale. Attenzione alla posizione del filo. Questo sarà il risultato. Procediamo in questo modo per tutti i punti che ci si presentano. Completeremo la nostra cucitura unendo insieme le 2 catenelle presenti negli angoli sull'altro lato dei nostri pannelli. Prendiamo dei punti di riferimento per cucire in modo corretto il pannello posteriore. Qui abbiamo i 20 punti con i quali abbiamo avviato il nostro pannello. Posizioniamo un marcatore sul primo punto presente sul laterale, alla base della prima riga di lavorazione a punto basso. Consideriamo questo come primo punto del laterale. Contiamo quindi 1, 2, 3 e così via lungo tutto il laterale e sul punto numero 32 posizioniamo un marcatore. Ripetiamo gli stessi passaggi sul lato opposto. Blocchiamo il filo sotto alcuni punti del giroborsa come abbiamo fatto in precedenza. Con l'ago entriamo nella costina più esterna della catenella presente nell'angolo del giroborsa. E sul pannello posteriore entriamo nella costina più esterna
della prima maglia precedente a quella segnata col marcatore. Ricordiamo, questo marcatore segnava il punto numero 32. Noi entriamo nel numero 33. E andiamo ora a ripetere gli stessi passaggi per la cucitura che abbiamo seguito per cucire il giroborsa al pannello frontale. E cuciamo punto dopo punto fino ad unire insieme i due pannelli. Ed ecco qui il nostro progetto finalmente completato. Ho aggiunto una delle mie etichette personalizzate per dare un punto luce nella parte centrale della patella di chiusura. Quali sono secondo me i punti di forza di questo progetto? Prima di tutto la sua forma molto particolare e questa cucitura a rilievo un po' diversa dal solito. Ho inserito all'interno un po' di imbottitura per darvi un'idea di come appare la borsa una volta piena, oppure se decidete di inserire un supporto interno. L'avete visto nel corso del progetto, io non ho applicato dei supporti e non ho neanche foderato, perché, voglio essere sincera con voi, ancora non ho deciso né la tipologia di supporto né il tipo di fodera che voglio applicare a questo progetto, ma volevo comunque mostrarvi tutti i passaggi fondamentali per poter replicare in autonomia questa borsa, che vi ricordo è realizzata con il fantastico cordino Inda di Borgo dei Pazzi Firenze. Nel box informazioni subito sotto il video troverete il link diretto per acquistare il kit e tutte le informazioni sui materiali. Voglio inoltre darvi un piccolo consiglio: se non vi piacciono i bottoni magnetici, un'ottima alternativa come chiusura per questo progetto potrebbe essere una chiusura a scatto da applicare proprio qui al centro della nostra patella di chiusura. Spero che questo progetto vi sia piaciuto e sia stato per voi un buon spunto creativo. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto e se ne avete piacere, vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdere tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi. Perciò con la mia nuova borsa vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!